mh, avevo deciso di provare a parlare di una cosa che mi sta particolarmente a cuore. Parto intanto dicendo chi sono. Io, vabbè, sono Martina Savoia e ho diagnosi sono autistica livello 2 e ho ADHD. E la mia diagnosi però è stata tardiva, nel senso che l'ho avuta verso i 33 anni più o meno e in conseguenza alla diagnosi della mia prima figlia, che invece è autistica con livello di assistenza 3. E, da quando Scusa, abbiamo... Sì, scusa una cosa, Marti, c'hai la telecamera che si muove tutta? sì, facile perché non ho il computer. Cerco di Ah, stare ok. più ferma possibile. Ok. Cerco di stare più Vai. ferma possibile. Ok. Quindi sto usando il cellulare, però adesso provo a posizionarmi in modo che si stia pseudo ferma. Ditemi se vi dà il mar di mare e vedo cosa fare. No, così è meglio, dai, nel caso ti avvisiamo. Ok. Ok. Sì, appunto, diciamo che il tutto è un po' scaturito dalla diagnosi di Sofia, che appunto è la mia prima figlia, e con disturbo dello spettro autistico livello 3, non verbale, insomma, il classico caso di autismo, un po' lo stereotipo dell'autistico che tendenzialmente un po' tutti quantomeno riescono a riconoscere, ecco. E però da lì è venuto fuori, cioè io mi sono riconosciuta in tantissime delle sue particolarità e subito anche gli specialisti mi hanno detto che secondo loro rientravo, e quindi da lì siamo partiti a fare una serie di accertamenti, e dico una serie perché io, per essere sicura, mi sono fatta fare 4 volte la diagnosi perché volevo essere certa al 100%. Questo perché praticamente si dice sempre che va bene, gli autistici che hanno un funzionamento di un certo tipo non ha senso che facciano la diagnosi, perché in fondo alla fin fine funzionano, in qualche maniera riescono a fare le cose. Non è propriamente così, nel senso che la mia vita è stata decisamente costellata da problematiche di vario genere e tipo, e quindi in realtà avevo bisogno di essere sicura una volta per tutte di che cosa ci fosse che mi rendesse diversa, diciamo. Mm, ho avuto vari ricoveri prima della diagnosi in psichiatria, a partire ho avuto problemi di anoressia, depressione, ma poi vabbè, mi hanno fatto 3000 diagnosi di ogni genere e tipo nel tentativo di dare una spiegazione al perché non funzionassi nel modo canonico, e dal disturbo di personalità borderline fino ad arrivare a addirittura ventilare l'ipotesi che potessi essere schizofrenica. Quindi c'è stato un percorso molto travagliato, quindi avevo necessità di essere finalmente sicura, per quanto io mi ci rispecchiassi perfettamente, eh, che, che fosse quello, insomma, che non avevo una patologia, ma semplicemente funzionavo in modo diverso. E quindi da lì sono arrivata alle mie belle 4 diagnosi, anche se mi piacerebbe fare una quinta, giusto perché così facciamo conto tondo. E niente, praticamente volevo un po' descrivere la differenza dei vari ricoveri che ho fatto in psichiatria pre e post diagnosi, perché comunque non è che una volta ricevuta la diagnosi dopo è andato tutto rosa e fiori, cioè ovviamente certe problematiche, certe difficoltà sono rimaste, quindi certe volte sono finita ancora in psichiatria. Però la differenza è stata intanto che non mi hanno riempito di farmaci a casaccio per cercare di farmi stare meglio senza ben capire quale fosse la motivazione. E anzi, ho avuto dopo la diagnosi anche dei ricoveri senza farmaci, molto semplicemente mi tenevano lì, mi aiutavano a riprendermi perché magari era un momento di crollo pesante e avevo solo bisogno di staccare, di essere seguita un attimo e di ritrovarmi, ecco. E, ma soprattutto sono durati anche meno i ricoveri dopo la diagnosi, perché
io per prima ero consapevole, molto più consapevole di me stessa, di quello che ero e tutto quanto, ma allo stesso tempo anche gli psichiatri, per quanto purtroppo spesso e volentieri non siano propriamente preparati, erano comunque, più disponibili a cercare di capire quantomeno di che cosa si trattasse. E quindi siamo passati da una media di 1 mese, 2 mesi di ricoveri a 1 settimana, massimo 10 giorni. E quindi già lì le cose sono migliorate tantissimo. Ehm, Perché praticamente quando, una cosa che mi ha sempre pesato tanto quando son finita in reparti psichiatrici pre-diagnosi, è che io non mi rivedevo con le diagnosi che mi dicevano loro, né stavo bene con i farmaci che mi davano loro, perché, non cioè riconoscevo magari che in quel momento ero in crisi, ma non al punto da, essere sentirmi malata, diciamo, che già appunto c'è uno stigma allucinante con i pazienti psichiatrici, che già lì ci s vorrebbe un discorso lunghissimo, perché comunque sia non è che perché uno ha una patologia psichiatrica debba essere trattato in una certa maniera, ma comunque sia se non ne hai neanche fatalità, una patologia, sentirti trattare in una certa maniera, ehm, peggiora la situazione, perché comunque ti abbassa l'autostima, ti manda in una crisi di identità allucinante e ti ritrovi, anche a dover prendere farmaci che ti senti che ti fanno stare peggio perché non sono adeguati a quello che tu hai, ehm, e non sei seguito nel modo corretto. Io soprattutto, sono rimasta molto, influenzata nella mia vita da un ricovero in particolare, il secondo che ho avuto, quando avevo 25 anni, al punto tale che ne subito avevo voluto scriverci sopra, avevo scritto un libro che è pubblicato con la Qui Edit, che si chiama Il mondo sommerso, e avevo raccontato appunto questo ricovero, ma non solo quello che ho vissuto io, ma anche le persone che vi ho incontrato, perché in realtà tante persone che ho incontrato nel corso degli anni, tante erano o comunque sembravano avere in realtà alla base, una neurodivergenza non riconosciuta. Molte di queste persone che ho conosciuto poi a posteriori, anche grazie al mio intervento, cioè aver parlato con me e tutto, hanno deciso di approfondire e sono risultate effettivamente autistiche. Altre non so che fine abbiano fatto, ma, da quel poco che so non stanno bene, perché se non si riconosce cosa c'è alla base, ehm, non si può stare bene, ecco. Mhmm, Infatti su questo non stare bene io avevo anche scritto una poesia proprio lì a 25 anni, appena entrata in reparto, che vabbè ho deciso più o meno di leggere, che fa parte appunto del libro, che è questo qui, che si trova vabbè su Amazon se può interessare. La poesia si chiama Perduta. Ti sbattono lì che non sei normale, che qualcosa non va in te. Quello che credevi carattere è disturbo, quello che credevi debolezza è malattia. Siamo punti di domanda, non siamo più come voi, non siamo nemmeno più umani. Siamo il buco nero dell'anima. E questo l'avevo scritto proprio perché sono andata in una crisi di identità molto forte, in cui in realtà io sapevo di essere, sì, magari diversa, però non, sbagliata come sembravano dirmi in psichiatria. Ehm, e appunto dopo la diagnosi le cose sono andate molto meglio, ho avuto ancora bisogno di ricoveri, senza dubbio, perché vabbè ho anche una vita un po' movimentata, mettiamola così. Ehm, Però si tratta sempre di cose molto brevi. Durante questi ricoveri, tra l'altro, ho incontrato appunto ancora persone che erano autistiche non riconosciute, ma anche autistiche riconosciute che, hanno avuto meno fortuna di me e che entrate in reparto, gli veniva tolto così
categoricamente la diagnosi e venivano trattate con una diagnosi psichiatrica. Faccio riferimento in particolare a una ragazza di 17 anni che ho conosciuto nell'ultimo ricovero e di cui vorrei parlare perché è una storia che mi ha colpito molto e che secondo me è molto indicativa di come possono andare le cose se non c'è una reale formazione del personale nell'ambito psichiatrico. Questa ragazza appunto di 17 anni era entrata con diagnosi di autismo, ma quando è entrata lo psichiatra che gestisce quell'unità operativa ha stabilito che non era vero che fosse autistica e quindi le ha dato la diagnosi di disturbo di personalità borderline. Questo in realtà ha innescato una serie di conseguenze veramente terribili, nel senso che la ragazza è probabilmente andata anche lei in crisi di identità molto forte, perché poi così giovane ovviamente crede ciecamente a quello che dice un medico, quindi quello che aveva pensato di se stessa fino a quel punto non era più reale e, e allo stesso tempo veniva trattata in una maniera che però la faceva stare male, è arrivata al punto di dover prendere così tanti farmaci che non mi metto a elencarli, a venire legata al letto perché aveva delle crisi di meltdown, considerate in realtà crisi di rabbia, e, ehm, e questo l'ha portata a stare in reparto per 2 mesi. Quindi il mancato riconoscimento della neurodivergenza di una persona, soprattutto in un reparto delicato come la psichiatria, può portare dei danni veramente pesanti sia sul momento che a lungo termine. Ed è una cosa che diciamo che mi preme molto. Non a caso, vabbè, adesso sto studiando come OS, che è ovvio che non è che puoi fare chissà che meraviglie come OS, però mi piacerebbe lavorare in reparti psichiatrici per dare quantomeno supporto anche a persone di questo tipo e a persone psichiatriche in generale, perché comunque tutti gli psichiatrici sono stigmatizzati in una maniera abbastanza non considerata, ecco. Ehm, ecco, quindi io volevo semplicemente portare questa esperienza, diciamo, per cercare di sensibilizzare sul fatto che gli psichiatri andrebbero formati un po' di più ehm, per quel che riguarda la neurodivergenza, perché purtroppo sono molto pochi quelli preparati e che possano aiutare realmente una persona, che riescano a riconoscere un meltdown, che senza attribuire altri significati o uno shutdown o anche solo il burnout autistico, qualunque manifestazione insomma, mhmm, purtroppo vengono date attribuite altri significati e in questa maniera non si aiuta la persona insomma. Ehm, ecco, io non ho molto altro da dire, anche perché sono un po' ho poche energie, però ecco, se qualcuno dovesse avere delle domande o cosa, io rispondo volentieri. Se volete posso anche leggere l'ultimo pezzo del mio libro, che l'ho fatto ristampare da poco, mettendo proprio una parte in cui racconto il percorso che ha portato alla mia diagnosi e che ha cambiato completamente le cose. È come se ci fosse stato un prima e un dopo una seconda nascita. Questo cioè, non è che i problemi se ne vadano, le difficoltà se ne vadano, però è come avere una chiave di lettura corretta, sapere come si funziona e chi si è. Ehm, e questo indubbiamente fa stare comunque meglio, affrontare meglio certi momenti e gestirli nel modo più adeguato. Ehm, e vorrei che fosse così per tutte le persone che ho incontrato nei miei percorsi, appunto, in psichiatria, perché il dolore che ho visto è veramente immenso e ingiusto, ecco.
e quindi io in realtà per quel che posso sto cercando di capire come lavorare proprio in questo senso. Grazie. Sei disponibile a ricevere qualche domanda se c'è? Mi senti? Senti? Sì, sì, Ok, sei disponibile quindi a ricevere qualche domanda? sì, 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 certo. Collego un attimo che metto dentro il pubblico. Opla. Ok. Dovreste vedere anche il pubblico adesso, giusto? Sì. Ciao a tutti. Ciao Martina, sono Marco Viniti. Ciao. 75, mi dispiace non averti potuto vedere qui in presenza. Sì, anche a me. Io volevo chiederti, diciamo, rispetto con riferimento alla tua esperienza, alla tua esperienza anche nei reparti di psichiatria, non pensi che arrivati a questo punto, per quello che tu hai visto, l'advocacy della neurodiversità a questo punto debba fare uno scatto ulteriore e si debba contaminare positivamente anche con diciamo, con in qualche modo l'opposizione allo stigma verso anche la patologia psichiatrica, perché comunque io vedo che comunque in alcuni settori dell'advocacy dell'autismo c'è sempre un po' questo discorso di dire ok, sì, noi siamo neurodivergenti, non siamo malati, che è anche corretto, però non è che ci sta niente di male essere malati, nel senso non è, c'è anche da abbattere uno stigma verso quelli che vengono considerati disturbi psichiatrici, come possono essere l'ossessione compulsivo, la stessa schizofrenia, cioè tutte quelle condizioni che per una parte dell'advocacy sembrano un po' di serie B. Questo è un discorso che non riguarda invece il neuropeculiar, che fa invece questo tipo di contaminazione positiva con altri settori che possono essere i med studies e altre cose simili. Quindi penso che ci sia del lavoro da fare anche in questo senso, proprio per destigmatizzare anche il disturbo psichiatrico propriamente detto. Volevo sapere un po' la tua opinione su questo. Sì, assolutamente sì. Secondo me, allora, infatti l'ho un po' accennato, secondo me il discorso dello stigma del paziente psichiatrico è un problema molto importante, nel senso che è brutto da dire, però si diventa come si rimane ai margini della società. In realtà è semplicemente ok, è una difficoltà, una patologia, ma non è che ti renda meno persona, hai bisogno di essere seguito nel modo adeguato, se possibile, di continuare a fare una vita dignitosa, il più indipendente possibile e tutto quanto. Nei neurodivergenti, tanto quanto in quelli che non lo sono, può capitare di avere delle patologie psichiatriche, cioè non è che ad alcuni capiti e ad altri no. Capita a tutti quanti noi in quanto esseri umani per varie motivazioni. E purtroppo io, frequentando parecchio la psichiatria, perché mi sono fatta ben 8 ricoveri, ho visto come vengono trattati gli psichiatrici e non è un modo che non ritengo spesso e volentieri non sono trattati nel modo dignitoso, vengono visti in una certa maniera dalla società e invece sarebbe giusto riuscire a capire che semplicemente hanno una difficoltà maggiore rispetto a quelli che non hanno una patologia psichiatrica diagnosticata, perché tutti quanti noi abbiamo delle difficoltà, loro ne hanno un po' di più, ha un nome la loro difficoltà, ma non per questo smettono di essere persone. Ho vari amici schizofrenici che sono veramente abbattuti più che altro da come vengono trattati dagli stessi medici e questo non è
non è giusto, cioè, è molto triste. Ci vorrebbe veramente un cambio anche culturale, secondo me, in cui semplicemente si comprende che la fragilità umana va protetta e seguita in ogni suo ambito, in ogni suo aspetto. E quindi non solo per noi neurodivergenti, che sicuramente ci può essere lo stigma, purtroppo lo stigma c'è anche negli psichiatrici, ancora di più. E ci sarebbe un lavoro, penso, immane da fare perché diciamo che i luoghi comuni, i pregiudizi, le paure della gente sono radicatissimi, però penso che se tutti provassero a conoscere veramente delle persone con patologie psichiatriche si accorgerebbero che, ok, hanno delle difficoltà, ma non è che siano così diversi da tutti noi, non è che sono alieni, quindi sarebbe solo giusto sostenerli nelle loro fragilità. Ciao Martina, sono Maria Teresa. Ciao! Ok. E dal punto di vista della tua esperienza psichiatrica, quello, io parlo adesso come madre, quello a cui andiamo a impattare con i figli che superano l'età per cui vengono seguiti per parte di psichiatria come il mio, è questa categoria amorfa che chiamano comorbidità. No? Per cui il mio figlio autistico non perde l'etichetta di autistico, però gliene mettono delle altre, che però, come dire, sono delle sovrastrutture e sono delle strutture rispetto a quella della diagnosi principale. Perché mio figlio è esattamente come te, e quindi HDHD, eccetera, e quello due, ha esattamente la tua etichetta che ho fatto anni, e la domanda era che consigli ci dai come genitori? Perché quando ci muoviamo in questo campo anche noi veniamo, come dire, abbastanza travolti, no? E quindi come possiamo anche noi come genitori autistici riuscire a limitare i danni, perché poi cominciamo anche ad avere, secondo me, avanti con l'età e con la medicalizzazione, perché lo stigma, ahimè, e anche vedere solo questa cosa dal punto di vista medico e quindi andare poi incontro a degli individui che vengono appunto silenziati da farmaci. Ok, si è sentito un po' male, però mi pare che chiedi un po' consiglio su come si può un genitore gestire la cosa. È una bellissima domanda, nel senso che è molto complicato, nel senso penso che trovarsi a vedere il proprio figlio che soffre deve essere abbastanza devastante. E se poi ti si scontri con con comunque sia dei servizi che non sempre funzionano come dovrebbero, è ancora più devastante. E qui allora io posso portarti la mia esperienza, tipo mia figlia non ha ovviamente delle patologie psichiatriche, però ha un autismo con delle compromissioni decisamente importanti e mi ritrovo comunque sia in una situazione simile, nel senso sofferenza molto alta perché ti senti impotente, professionisti che non sempre riescono ad aiutare, anzi a volte fanno peggio e quindi è veramente una cosa allucinante, ecco. E penso che dal punto di vista psichiatrico siamo lì, nel senso che il genere di dolore, sofferenza, fatica sia quella. E lì l'unica che a me viene da dire è proprio di non focalizzarsi su un unico servizio, quando è possibile,
e cercare qualcuno che sia con delle vedute migliori, con delle vedute più umane. Mi spiace essere crudele a volte, ma vabbè, e cercare il meglio ovunque, cioè muoversi anche in giro per l'Italia se proprio serve, perché noi dobbiamo cercare di dare il massimo per i nostri figli e farli sentire comunque non sbagliati, solo perché sono diversi o hanno una patologia psichiatrica, se c'è anche quella, e fargli sentire il nostro supporto, anche se magari molte volte sembrano non apprezzarlo, e cercare di donare a loro tutti gli strumenti necessari per stare il meglio possibile. Ovvio che è una domanda di quelle complicatissime, però penso che sia veramente dura al quantomeno allo stato attuale, fare le cose nel modo giusto e aiutare nel modo giusto, perché proprio c'è alla base ancora tanta fatica da parte proprio delle istituzioni di comprendere le cose e quindi diventa frustrante, ci si sente impotenti anche. Bisogna cercare di cercare ovunque finché non si trova un posto dove ci si sta bene, dove il figlio sta bene, o quantomeno abbastanza bene, si senta sicuro, si fidi, perché anche la fiducia diciamo, nel professionista è la cosa fondamentale. E, però è, è una domanda di quelle complicatissime che purtroppo non ha una risposta univoca, ecco. Grazie. Ciao. Ciao Martina, sono Luca, grazie molto del tuo racconto, del tuo intervento. Secondo me il punto che hanno toccato anche gli interventi di Marco, Maria Teresa è importantissimo. Io ho proprio pensato che sia utilissimo in questo momento, no? Costruire anche in Italia un dialogo tra i med studies e le elaborazioni dei movimenti di persone neurodivergenti, quindi credo che stiamo toccando un punto importantissimo. Vorrei chiederti, perché forse non ho capito bene, ho capito che il mondo sommerso, che io non ho letto ma adesso lo leggerò perché ho sentito che c'è una nuova edizione. In questo testo tu hai affrontato solo la parte di anni fa, prima della diagnosi di autismo, o nella riedizione hai affrontato questo passaggio, hai scritto aggiunti parti su questo aspetto di riappropriazione, perché io credo che questo punto qui sia veramente un punto in cui ricadono una serie di riflessioni teoriche che abbiamo fatto insieme in questi mesi e credo che sia importantissimo. Grazie. Allora, il libro l'ho scritto quando avevo 25 anni, quindi ovviamente non sapevo neanche cosa fosse l'autismo, quindi ero completamente digiuna da questa cosa, però non lo sapevano neanche i miei psichiatri, ma questa è un'altra cosa. E io nel mio libro racconto nello specifico tutto il mio ricovero, perché comunque sia ho avuto delle esperienze anche proprio delle persone che ho incontrato che ci tenevo che venissero, che non si perdessero nel nulla e quindi ne ho raccontato. Ho raccontato come l'ho vissuta io e tutto quanto. Fondamentalmente è stato un ricovero che è stato un accumulo di varie tensioni che poi è sfociato in un momento di pensieri errati che mi hanno portato a cercare di suicidarmi fondamentalmente. E da lì poi c'è tutto il percorso che racconto del ricovero. La nuova edizione l'ho fortemente voluta perché volevo che ci fosse un ultimo capitolo in cui descrivo che a distanza di anni ho capito che invece sono sempre stata autistica
e quindi racconto il percorso molto brevemente, perché è un capitolo solo, il percorso che mi ha portato alla diagnosi, le differenze che ha comportato e, e tutto quanto, insomma, ho puntato sul fatto che, ok, quello è successo, quello è avvenuto in quella maniera perché non c'era la conoscenza, ma dopo è aggiunta la conoscenza di chi sono realmente e di che cosa mi ha sempre guidato alla fin fine e di chi fossi e, e anche che cosa ha portato in positivo capire finalmente chi fossi. Quindi c'è questo ultimo capitolo conclusivo in cui tiro le fila dicendo ok, questo è stato, ma c'era questo come substrato e che non era stato capito all'epoca, ma che ora che lo so cambia tutto. E quindi ho voluto fortemente questa seconda ristampa per questo motivo, perché non posso definirlo un libro sull'autismo, ovviamente, però volevo che ci fosse anche quel capitolo in cui comunque si capisse che, ok, molti autistici non hanno difficoltà così eclatanti da finire in psichiatria, altri però sì. E, e quindi volevo far capire cosa ci fosse alla base, che cosa mi ha reso diversa e come sarebbe potuta andare se l'avessi saputo. Ci sono, Microfono di sé. ci sono ancora due domande e un ringraziamento che magari leggo per ultimo, visto che credo sia la parte. Ciao, piacere. Ciao. Mi senti? Ok, mi senti? Allora, per la tua esperienza sia personale sia per conoscenze che hai fatto nei vari ricoveri, dal tuo punto di vista, perché ovviamente è soggettivo, però per esperienza, come si approccia, come si può approcciare una persona adulta con evidenti difficoltà psichiatriche che è stata per 40 anni ignorata dalla visione medica con medicinali di ogni genere per tappare le problematiche? Cioè, qual è l'approccio meno violento? La si integra nel ok, facciamo un percorso diagnostico che abbia senso perché medicine a caso non ce l'hanno, o a un certo punto si cede e si va dietro a quel che succede perché non c'è modo, che per 40 anni è stata medicalizzata senza senso. Dal tuo punto di vista, qual è l'approccio con una persona di più di 60 anni? Un approccio meno violento possibile. Grazie. Allora, secondo me, a prescindere, non è mai troppo tardi per migliorare la vita di una persona, cioè puoi farlo fino all'ultimo giorno della sua vita, quindi posso capire 40 anni sono tanti e ovviamente incidono tantissimo, però questo non implica arrendersi e dire ok, è andata così. No, perché magari ha altri 20, 30, 40 anni da vivere e si può rendergli migliore la vita. Purtroppo lì penso si debba un po' valutare caso per caso oggettivamente, perché ogni caso è a sé stante. E, io per mia esperienza, anche vedendo più che altro altri miei compagni di ricovero, ho visto che hanno tratto beneficio tipo dal cambiare completamente genere di medico, praticamente, proprio anche andando fuori dalla città dove abitano, dove sono seguiti, per ricominciare da capo, riprovare da capo una nuova genere di terapia, una nuova genere di supporto. Anche i gruppi aiutano molto, ho visto molti di loro hanno avuto tanto beneficio dal gruppo, dal confronto con altri e purtroppo lì è molto soggettivo, dipende dalla persona, però di sicuro arrendersi non è l'opzione è l'ultimissima opzione, non esiste, anzi, dal mio punto di vista non esiste. Nel senso che ogni persona può avere un miglioramento, anche minimo, però può averlo. E poi
Non saprei perché poi dipende ovviamente anche dalla patologia che possono avere, però perché ad esempio ho un amico che è schizofrenico paranoide, lui non riesce a fare attività di gruppo perché poi si fa delle idee che fa fatica a gestire, però con una persona singola riesce, quindi anche solo un supporto con un altro, un confronto con un'altra persona potrebbe essere utile. Cioè, in teoria, quando si parla di supporti personalizzati alle persone, si dovrebbe intendere questo, cioè vedere com'è la persona e cercare di aiutarla nella sua particolarità, perché siamo tutti diversi e non esiste un protocollo unico per tutti, non dovrebbe, perché siamo tutti diversi, anche nella patologia, ok? Puoi dire, ok, quello è schizofrenico come questo, però ognuno è schizofrenico a modo suo, quindi in un mondo ideale bisognerebbe riuscire a dare supporto adeguato a queste persone. Però anche ad esempio dal punto di vista farmacologico, sempre questo mio amico era bombardato, aveva non lo so quanti farmaci. È riuscito a trovare una psichiatra che ha preso in mano la sua situazione, glieli ha ridotti a due e sta meglio, perché a volte certi farmaci possono anche fare persino peggio, o comunque sia quando sono troppi non è che diano chissà che beneficio, bisogna trovare solo quelli giusti e solo se necessari. E quindi diciamo provare a cercare anche altrove, come quando una persona ha una patologia fisica, chiede un secondo parere. Lo stesso vale anche nell'ambito psichiatrico, bisognerebbe sentire più pareri per vedere di cambiare un attimo prospettiva, vedere se un altro approccio può essere migliore e cercare di migliorare la vita, insomma, alla persona e ovviamente a chi gli sta intorno, che soffre giustamente di rimando, insomma. Non so se ho risposto giusto perché c'era anche molto rimbombo, quindi Sì, sono rimaste quindi due foglietti. L'ultima domanda è, per via delle tue diagnosi e i tuoi ricoveri, la tua maternità è mai stata messa in dubbio o a rischio? aspetta, non sento. Ripeto, Sì. per via delle tue diagnosi e i tuoi ricoveri, la tua maternità è mai stata messa in dubbio o a rischio? Sì. Allora, la mia maternità è stata messa in dubbio ancora prima che rimanessi incinta, nel senso che ho avuto una fantastica psichiatra che mi ha detto, vedi di non avere figli perché sennò faremo in modo di levarteli. E da lì mi è partita una fobia che persiste senza speranza di risolverla, presumo. In più, dopo mi sono separata dal mio ex e il mio ex ha usato anche la diagnosi di autismo per cercare di farmi passare come non adeguata. Eh, sì, ci hanno provato, ci stanno provando, tutto quanto, però il discorso è che comunque sia ho sempre dato il massimo, ho sempre dimostrato che invece ero in grado, quindi mi tocca continuamente scontrarmi, dimostrare costantemente di essere una madre valida, però sì, purtroppo mi è capitato e presumo capiterà ancora. E questo non è corretto, secondo me, perché comunque sia giusto un attimo appurare che non ci siano problematiche, però dopo un po' basta, perché sennò veramente si vive molto male. Però sì, quello che mi ha dato più fastidio è stato l'utilizzo della mia diagnosi di autismo, perché in fin dei conti semplicemente funziono in modo diverso dagli altri e vabbè, e non è che questo mi renda una persona peggiore. Questo mi ha dato molto fastidio, è finito persino in tribunale, c'è sulle carte del tribunale tutto quanto, però appunto sono venuti una marea di assistenti sociali a casa, facciamo 3.000 colloqui e non ci sono fondamenti per dire che oggettivamente non sono una madre valida.
la scocciatura e dover continuare a dimostrarlo, ecco, quello sì. Leggo l'ultimo bigliettino. La mia non è una domanda, ma un ringraziamento per la tua generosità nel darti raccontandoti. Lo fai benissimo, in modo chiaro e coinvolgente, e le persone come me, con un'esperienza di vita simile, possono raccogliere i frutti dei semi che distribuisci. Davvero grazie. E aggiungo, credo da parte di tutti. Grazie, mi fa piacere perché avevo paura di non dire niente di interessante in realtà, quindi mi fa piacere. Ciao. Ciao. Ciao, grazie.